Evviva ragazzi! Evviva! Viaggia lontano, 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 moto porta nel futuro strano, con una storica V7 celeste, mandello dell'ario, culla festosa. Fedele solitaria, anzi la guida per la prima volta. Ora la tua lucente fiamma, strada aperta, non sei più sola. Nel vento libero ora voli con la tua V7. Buongiorno ragazzi, oggi Angi vi porta un grande classico. La Moto Guzzi V7 è nata per il Corpo di Polizia di Stato nel lontano 1966. Ancora oggi, sia per l'azienda che per i guzzisti, rappresenta un vero must. Lo sapevate che negli Stati Uniti in alcune città è stata utilizzata come moto della polizia? La prima versione per il grande pubblico, nel 1967, adottava il motore a V trasversale, 2 valvole per cilindro, aste bilancieri ed una cilindrata di 703 cm3 e 40 cavalli. Nel corso degli anni ci sono state tantissime versioni e declinazioni. Solo però nel 2007, a Mandello dell'Ario, dopo un lungo stop alla produzione, ritorna con lo stesso stile degli anni 70, ma un motore Euro 3 di 743 cm3. Verrà aggiornata fino ad oggi, che vedete in prova, con l'ultima versione quasi del tutto priva di elettronica, visto che per il 2025 vedremo anche su di lei i ride-by-wire e mappe motore selezionabili, oltre all'ABS cornering. I cavalli intanto salgono a quota 64 per questa versione in prova e 67 per la versione 2025. Buongiorno ragazzi, buongiorno! Guardate, oggi Angi vi porta, direi, su un pezzo di storia, perché siamo sulla V7, sulla Guzzi V7, e io non avevo mai provato questa moto e direi anche questo genere di moto che vi fanno... Vi spiego bene l'intento della mia prova, ma prima di farlo vi invito ragazzi a iscrivervi al mio canale. Se qualche guzzista sta guardando questo video e ha cercato perché è la sua moto che desidera da una vita, o che è innamorato di questa marca e anche di questo modello, sappiate che io conosco un po' i nuovi modelli, ma io ovviamente non sono così dentro al mondo, quindi perdonate qualsiasi inesattezza che dirò o cose che non dirò di questo modello. Andate sul mio canale e guardate tutte le altre recensioni che ci sono, che iniziano a essere discretamente numerose. Vi spiego appunto adesso l'intento di questo video, che vuole non tanto farvi scoprire la V7, ma due cose. Ci sono due obiettivi in questo video, e il primo obiettivo è che questa V7, proprio lei, è in vendita. E quindi ho colto questa occasione col fatto che sono stati rinnovati i modelli 2025, arriva l'Euro 5 Plus, arriva un po' più di coppia, arriva qualche cavallo in più, arrivano a quota 67 i cavalli per questo tradizionale V90, quindi questo video serve per capire, quando poi arriverà la nuova, quanto effettivamente è cambiata. Le novità non si fermano lì, perché questa ha il gas ancora a cavo, arriva il ride-by-wire sul modello nuovo, arrivano le mappe motore e arriva anche una forcella a steli rovesciati e un doppio disco all'anteriore, perché questa qua ha soltanto un singolo disco. Adesso che vi ho fatto un po' capire qual è l'intento del mio video, la giornata è anche bruttina, danno pioggia, ma ragazzi, questa moto va presa, si capisce dalla partenza si capisce subito per quale motivo la gente è così innamorata di questa moto e continua a comprare ancora nel 2025 quasi ormai una moto che qua ha piovuto, una moto che quando partite capite che ha un sapore piuttosto retro, ragazzi, retro, per non dire antico, per non dire vecchio. Però poi ci sono delle peculiarità tali che ha Moto Guzzi, che le persone decidono ancora oggi di acquistare questa motocicletta, che tanti ha fatto sicuramente innamorare, e alla quale sono legate sicuramente un sacco di storie, con cui voi avrete passato tempi belli, immagino, piacevoli con questa moto. Io partirei un attimino da spiegarvi che cosa vuol dire salirci sopra
e sentirsi su una moto tanto diversa rispetto alle moto moderne, a partire dalla posizione che è molto particolare. Si è col manubrio abbastanza sotto e ci si sente col sedere molto basso, e le pedane sono abbastanza avanzate e anche alte. Noi oggi volevo andare esattamente dove vanno loro. Guardate che belle le foglie che cadono mentre parliamo. Io mi fermo sempre con questa vena romantica, ragazzi. Ma adesso, parlando invece di lei, dicevo che si sta abbastanza inseriti dentro e le pedane sono abbastanza avanzate, sono piuttosto di intralcio perché sono anche larghe, e quindi quando si mettono i piedi a terra non è così facile farlo. È facile però perché si è molto vicini al suolo, perché la sella è molto bassa. La sensazione di peso non si avverte, i 200 kg dichiarati mi sembra che possano starci tutti, perché è una moto assolutamente leggera e non invita al gioco, ma quello che invita è questo motore che, se ha un po' di regolarità, qualche regolarità sui 2000 giri, non troppe vibrazioni, ma poi parte molto bene e si sente che ha una buona dose di erogazione di coppia, che è incrementata parecchio sulla versione 2025, mi sembra che arriva a 74 Nm, e poi ha una bella spinta, un'erogazione gustosa, come tutte le Guzzi peraltro. Il manubrio, sempre per ergonomia, è particolarmente stretto, le leve sono ben raggiungibili, la frizione è abbastanza morbida, non ha un bello stacco, non mi piace molto lo stacco che ha con la frizione, così come, parlando di trasmissione, anche il cambio, ragazzi, dimenticatevi il cambio del compact block, è tutto un altro cambio questo, si sente che è veramente rustico, ma ha il suo perché. La moto, ragazzi, basta entrare nell'ottica, se non l'avete mai provato e quindi non conoscete questo modello, ha il suo perché è molto particolare, è molto particolare, e bisogna aiutarlo anche facendo la doppietta in scalata, a quel punto diventa un po' più fluido. Ciclistica, la frenata, nonostante davanti abbia un solo disco, non è male secondo me, è una frenata discreta per le prestazioni che ha questa moto, che non sono ovviamente moto da farci chissà cosa, però non è una frenata, è una frenata discreta, e il freno posteriore è molto incisivo, direi che è abbastanza incisivo, sì, e si può usare anche proprio per rallentare, non solo per decelerare leggermente. Non è male il freno posteriore. Dicevo, una posizione che non vi permette di dare gran carico, ma guardate comunque come tiene i 3 a 1500 giri, anche velocità molto basse. Una posizione in sella che secondo me alla lunga è abbastanza stancante, perché si ha il sedere piuttosto in basso e le molle dietro resistono bene alle queste piccole asperità, le micro asperità, ma sui buchi un po' più pronunciati pressano un pochino il fianco. La forcella invece la trovo copia abbastanza bene, la forcella è una novità che non è male. Viaggio lontano, moto porta nel futuro strano, con una storica V7 celeste, mandello dell'ario, culla festosa, compagna fedele solitaria, Angi la guida per la prima volta, ora la tua lucente fiamma, strada aperta, ora non sei più sola, nel vento libero ora voli, con la tua V7 storica cammini, nel cuore dell'Italia sogni, Moto Guzzi tu non smetti mai. Non bisogna entrare col freno anteriore in mano, perché sennò si sente molto l'effetto lift up, cioè cerca proprio di stare su. Sulla forcella non si sentono tanto, si sentono di più sui molloni posteriori. La sesta senza problemi dai 50, 2000 giri, filo gas, tiene bene. Anche la guida cittadina di questa moto non è per nulla male, perché comunque anche in posizione bassa, certo non si è riparati neanche le gambe dalle teste del motore, perché sono comunque molto basse e piccole.
prova finita della V7 Stone. Prova, ragazzi, ve l'ho spiegato cos'è stato l'intento di questo video. L'intento di questo video deve essere portarvi sul canale una moto che per me è qualcosa di sì storico, ma completamente anche nuovo per me. Vi voglio soltanto dire che da Farmotor, ragazzi, sta passando polizia e carabinieri, siamo nel nulla, vabbè, incredibile. Questo modello può essere da voi acquistata, ditegli che avete visto questo video. Chilometri ne ha pochissimi, adesso vi dirò anche quanti ne ha. Il modello nuovo arriverà a 440 km, se vi può interessare. Il modello nuovo arriverà, lo proveremo. Questo video, il secondo intento di questo video è di dirvi, da un completo novizio di questo genere di moto, quanto cambia il modello 2025. Intanto sicuramente, avendo un doppio disco, il modello nuovo avrà una frenata migliore, non discuto, però per le prestazioni che ha questa moto, il Brembo, che ha già il singolo disco, posso dirvi che fa il suo lavoro. Non trovo così prioritario, ecco, su una moto di questo tipo, così come la Forcella, che per quanto io possa non apprezzare le forcelle a stelo tradizionale e ovviamente apprezzare molto di più le forcelle a stelo rovesciato, su questo genere di moto devo dire che non mi dispiace neanche vedere una forcella tradizionale, anche perché poi secondo me fa molto bene pandan, diciamo, con i molloni dietro che comunque assorbono piuttosto bene. Su questa moto direi che andiamo a provare anche come potrebbe starci un eventuale passeggero, e secondo me per brevi tragitti non è niente male, perché la sella è piatta, peccato che è un po' troppo inclinata all'indietro, però diciamo che per l'aperitivo può andare bene. Non ci sono maniglie su questo modello, non trovo zone di interferenza, le pedane sono abbastanza in alto, ragazzi, per il passeggero, devo dire. Questa è una cosa che insomma può essere un po' fastidiosa alla lunga. La posizione in sella è anche, l'avete visto, la leggerezza, si tira su dal cavalletto molto bene. Quello che può dare un po' fastidio è sono di intralcio un po' le pedane, questo sì. Il cavalletto ha una leva che permette di essere preso molto bene, poi la moto è molto bassa, baricentro basso, e diciamo che non si ha difficoltà alle basse velocità proprio per questa tipologia, che è molto molto bassa e abbastanza lunga. Si sente il motore con le sue vibrazioni tipiche del bicilindrico a V di 90 gradi, quindi si sente proprio nel momento in cui date il colpo di gas, si sentono i pistoni proprio che vi muovono la moto, e il cambio è abbastanza contrastato, e la frizione però fortunatamente è piuttosto morbida. Un comando del gas che comunque è abbastanza preciso in basso, credevo che potesse essere peggio. È una reazione poi comunque dolce, che non vi mette in imbarazzo sicuramente. Consigliata perché alle prime armi, secondo me, nonostante la potenza e il peso siano bassi, vi dico no, ci sono moto più facili da capire, non è così consigliata per un neofita. Adesso io alla memoria ho per esempio la Guerrilla, totalmente diversa come moto, ma siamo sempre comunque lì per pesi, per prestazioni più o meno. Chiaro, quella lì è un monocilindrico, questo è un bicilindrico, ma per farvi un esempio su una moto che ho provato recentemente e che ho chiaramente dichiarato che la vedrei per un neofita, questa secondo me sì, lo si può fare perché l'altezza è quella che è, bassa eccetera, però merita un po' più di malizia, è un po' più da guidare rispetto a una moto moderna. Bisogna un pochino metterci un po' più di esperienza, secondo me, per guidare un certo tipo di moto, perché siamo nel 2025, perché poi è ovvio che fossimo tanti anni fa, questo c'era, questo si guidava, quindi per chi è abituato a guidare moto negli anni 80-70 è chiaro che questo è la normalità. Per noi che siamo abituati anche a moto più moderne, insomma, ragazzi, era una breve panoramica. Io spero che questo giro vi possa essere piaciuto, perché vi ho portato, secondo me, un pezzo di storia, un gran bel pezzo di storia. Per Ange è tutto, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, fatelo, attivate la campanellina, controllate sempre di essere iscritti, perché YouTube fa lo scherzetto che toglie spesso le iscrizioni durante la notte, quindi controllate se ancora siete iscritti. Per lei invece rivolgetevi a Farmotor e dite che avete visto il mio video. Ciao ragazzi, alla prossima!